Era il 1982, in piena guerra fredda e in piena era Ronald Reagan. In quell'anno Thriller di Michael Jackson diventa l'album più venduto di tutti i tempi e il Commodore 64 arriva nelle nostre case. La visione del mondo del futuro era particolare, molto fantascientifica. Nello stesso anno esce anche Blade Runner, ambientato nel 2019, ora diremmo nel passato. Si parlava di battaglie sui bastioni di Orione, con veicoli volanti e navi interstellari. È facile perciò pensare che anche il design dei prodotti di tutti i giorni venisse influenzato da ciò. Proprio nel 1982 Giugiaro lavorò ad una vettura da portare al Salone di Torino, che potesse essere versatile non solo nell'utilizzo ma anche nella sua costruzione. La linea ricordava le city car di casa Fiat, mentre sotto il cofano batteva il cuore dell'Alfa Sud, un 1500 boxer da 104 cavalli. Veniva proposta con un pianale che fungeva da base, al quale poi sarebbe bastato aggiungere una scocca diversa per ogni tipo di esigenza. Cosa tra l'altro molto facile, difatti il progetto prevedeva un matrimonio tra scocca e telaio piuttosto semplice, operabile anche nel proprio garage. L'idea non si fermava solo al consumatore privato, ma poneva come obiettivo anche l'entrata nel settore professionale, con carrozzerie adatte ad ogni tipo di utilizzo, dalle auto mediche al soccorso stradale, passando per la versione scuola bus fino ad arrivare alla versione vacanziera tutta aperta, per scorrazzare sulle strade di qualche città costiera durante le vacanze estive. I costi di produzione però erano molto alti e ponevano la vettura in un range che non coincideva con l'utenza di riferimento. Anticipò di qualche anno il concetto di veicolo modulare, come lo conosciamo oggi, e forse anche quello di MPV, nel senso letterario del termine. Difatti, le monovolume, come le intendiamo oggi, sono l'evoluzione di quello che venne presentato al MoMA di New York nel 1972, con il prototipo Karasutra del designer italiano Mario Bellini, portato da Matra Renault dalla carta alla strada con il nome di E-Space. L'idea di base di capsula era sicuramente lodevole, difatti oggi, con l'avvento della mobilità elettrica e autonoma, sono molti i veicoli con questa impostazione. A volte, per guardare al futuro, basta solo voltarsi un po' indietro.